Oggi vi racconto una storia che mi ha insegnato tanto. Si tratta del giorno peggiore che ho avuto da quando viaggio. In 4 anni di avventure in van dall'Alaska all'Argentina ne abbiamo passate tante, ma non è mai successo niente di simile. Da una parte ricordo ancora i miei amici che all'inizio scherzavano su quello che sarebbe potuto succedere, dall'altra la mia famiglia non proprio tranquilla. Ma alla fine non è successo niente di che, a parte qualche piccolo episodio di gomme forate vicino a un gommista di Las Vegas, o un blocco alla frontiera del Nicaragua in terra di nessuno. Poi il van è arrivato incidentato in Colombia e abbiamo trovato un po' di polizia corrotta e un po' di nervosismo per comprare il gasolio in Bolivia. Ma non è successo proprio niente di quello che sto per raccontarvi in questo video. La verità, e ci tengo a specificarlo prima che vi facciate strane idee, è che questo episodio poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, Italia compresa. Nel video precedente ci eravamo lasciati così. Lascio Milano per andare in Uruguay. Il van ha targa italiana e quindi può stare solo un certo tempo. Dopo bisogna uscire dalla frontiera e così avevamo pensato di fare un altro piccolo viaggio. Ma nel video avevo messo alcuni dettagli di cui avevo solo accennato, ovvero che non mi stavo trovando bene con la persona a cui avevamo affidato il van ed ero preoccupato. Dopo essere arrivati a Ushuaia e risaliti per sistemare il van, mi sono fidato di una persona che ovviamente non verrà mostrata, un amico di un amico. C'era stata segnalata durante il nostro viaggio di rientro dalla Patagonia. Avevo lasciato le chiavi con la richiesta di tenerlo d'occhio e di accenderlo di tanto in tanto. Concordiamo la cifra e rimaniamo d'accordo che avrei saldato al mio rientro con la possibilità di pagare qualche mese dall'Italia. Dopo 13 giorni dal mio rientro in Italia il van non si accende più. Non si capisce quale sia il problema. Il motorino di avviamento cerca di avviare il motore, ma sembra che non arrivi gasolio. La pompa pesca correttamente gasolio dal serbatoio. La batteria è ancora carica. Cerco disperatamente di capire quale sia il problema, ma al telefono è tutto molto difficile. Inoltre, con una scusa, lui non può mai videochiamarmi. Arrivano dei nostri amici italiani conosciuti in viaggio a Buenos Aires e tentano anche loro. Niente, arriva un meccanico, niente. Dopo così poco tempo ho davvero pensato che Nirvana avesse un'anima e che il suo viaggio era finito in tutti i sensi. Decido di lasciare la situazione così com'è e di risolvere al mio rientro. Dopo alcuni mesi però accade una cosa che mi ha dato molto fastidio. Prima in modo gentile e poi più sostenuto comincia a chiedermi più soldi minacciandomi. Cerco di stare calmo, è difficile ma ce la faccio. Avrei risolto tutto una volta arrivato a Montevideo. E così arriviamo alla data del viaggio verso l'Uruguay, quello della valigia che hanno dimenticato a Madrid. Dopo 3 pullman infiniti arrivo stanco in un barrio molto lontano dal centro, che solo dopo avrei capito che non era dei più raccomandati. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ven. Ciao. La llave. Sí, voy a utilizar la otra. A ver, ¿la batería está carga? La batería yo la cargué cuando te dije, la Sì. desconectada. Ok. Il van è lì e ora devo capire cosa fare. Avevo già in mano i soldi del parcheggio pronti, soldi che rendo subito, senza analizzare il van, date le circostanze e le necessità che si erano create. Avevo pagato e me ne volevo andare. C'erano alcuni danni al mezzo che scoprirò meglio solo dopo. Il van versa in condizioni pietose, la batteria che avevo detto di mantenere carica purtroppo è morta, lo stato generale del van diciamo è abbastanza sporco, ragni ovunque. Ovviamente dentro non si accende, non si riesce a capire qual è il problema. Ciao piccolo Nirvan, adesso ti mandiamo un po' dal dottore, ti facciamo un po' di interventi. Vediamo pure una pulita. Dentro è così, c'è un po' una puzza di chiuso, ma adesso ci penso io a te. Tra l'altro stavo notando che non so come, ma si è creata questa crepa sul vetro. Questa non so proprio come faremo a ripararla e perché si è formata. Sono mezzo disperato anche perché a Panama l'avevamo trovato molto meglio. Stavo aspettando il carro attrezzi e succede una cosa che non avrei mai immaginato. Ecco il rimorchio e vediamo se ci passa. La situazione è questa. No, spera. L'operatore, scendendo dalla rampa, urta contro la guida del cancello, appena installata. Ovviamente il padrone di casa, nonché chi mi sta tenendo il van, è infuriato. Ma non se la prende con il carro attrezzi.
ma con me, lo straniero, e vuole che gli paghi tutto il lavoro subito. Da qui inizia a innervosirsi seriamente, minacciandomi che se non avessi ripagato tutto il lavoro il van sarebbe rimasto lì per sempre e che lo avrebbe venduto a pezzi. E a me non sembrava giusto che dopo tutti i soldi che avevo dato per costruire un van che è stato trattato male, ora debba pure pagargli lavori e materiali. Visto che il carattrezzi se ne è lavato le mani, mi propongo di fare a metà con lui. Nulla. Da qui non posso e non voglio farvi vedere cosa è successo. Purtroppo i toni si sono inaspriti e mi ha alzato le mani 3 volte, in 3 momenti diversi. Sua moglie ha cercato di separarlo da me. Sono rimasto immobile e non ci potevo credere per quello che stava succedendo. Ho sempre trovato persone meravigliose e oggi mi era andata male. Si stava sfogando dei suoi problemi su di me, avvalendosi del fatto che ero straniero. Ovviamente la situazione diventa molto pericolosa e decido di andare a prelevare il denaro che mi aveva chiesto e chiudere definitivamente i rapporti. Mi spiace sia andata così, non ho mai accusato chi ha custodito il van del fatto che non si accendesse, per non parlare delle batterie a terra ormai inutilizzabili. Non ho preteso dei soldi indietro per i raschi sulle fiancate o per il parabrezza rotto. Salgo con il carro attrezzi e gli chiedo di guardarmi la mascella perché io non sentivo nulla. Sto bene. Nessun meccanico ha posto per me e quindi sono nelle mani del carro attrezzi che mi porta in un posto poco lontano da lì. Voglio solo rilassarmi e dormire e spero che i meccanici che mi hanno accolto nella loro officina mi aiutino. Oggi ho imparato a non fidarmi di tutti, la mia idea del Sud America non cambia. E come ho detto prima, tutto ciò poteva succedere in qualsiasi parte del mondo. La prossima volta però starò più attento a dove e a chi lascerò il van. Eccoci adesso dal meccanico, Nirvan sta scendendo lentamente. Questo è il meccanico che mi ospiterà e noi stiamo qua. Questo è il mio posto per i primi giorni in Uruguay. È inutile parlare del mio stato, sono alquanto devastato e ancora dobbiamo cominciare, sia da quello che è successo con chi ci ha tenuto il van e sia per capire un po' cosa dovremmo cambiare, sostituire, anche perché il furgone era perfetto. Stiamo provando con l'etere perché la batteria non riesce ad accenderlo, quindi dobbiamo togliere il filtro dell'aria, spruzzare l'etere e incendiare tutto. Speriamo di no, ma mi fido di questi meccanici, sono bravi. Proviamo a tirarla anche con il fiorino, vediamo perché non si accende. Un fiorino Fiat che salva Nirvan. A mali estremi, estremi rimedi. Ah, se ne sono andati, mi hanno lasciato senza van. Proviamo, stiamo provando tutti i colori con l'etere. Andiamo, va? Proviamo. Niente. E niente, i meccanici provano fino a tarda sera ma non riusciamo ad accendere Nirvan. Penso che stavolta sia davvero qualcosa di grosso. Giorno 2 qua a Montevideo, sono le 8:30 e ho ricevuto subito una bellissima notizia. Iberia mi ha scritto che la valigia è arrivata nella capitale, quindi adesso rifarò tutta la strada di ieri, 2 ore in pullman, e andrò a prendere la valigia con i ricambi per Nirvan. Intanto questa notte ho dormito qui vicino ai meccanici, Nirvan è sotto quella tettoia. Ieri sera fino a notte fonda con i meccanici abbiamo cercato di capire quale fosse il problema, però non ci siamo riusciti. Oggi guarderemo la pompa alta pressione con Monrail e gli iniettori, cercando di capire perché questo van
dopo 13 giorni che l'abbiamo lasciato dal ragazzo, non si è più acceso. Intanto qui grandi movimenti cargo, è una ditta logistica che trasporta i container. Veramente grazie a loro che mi stanno dando questo spazio e soprattutto la loro disponibilità, anche perché qua in Uruguay sono sempre molto impegnati e il primo spazio libero per dei meccanici diciamo un po' più equipaggiati era per la settimana prossima. Intanto non so se ve l'ho fatto vedere ieri, ma dal ragazzo è successo un putiferio, perché non so che cosa abbia causato tutti questi graffi al van, anche perché non era proprio vicino a delle piante, suppongo dei cani ma non ne sono sicuro. Il van è completamente graffiato su tutta la portiera e devo dire che non è stato assolutamente un bel benvenuto. Poi vabbè, è sporco, incrostato, poco importa. Qua abbiamo smontato tutto, il diesel non arriva agli iniettori e questo è un grosso problema. Visto che vi sto rendendo partecipi di questa serie televisiva che possiamo intitolare Riaccenditi Nirvan, suppongo inoltre che i cani abbiano scavato una fossa al di sotto del van e molto probabilmente rovinando qualcosa, quindi ho dato indicazione ai meccanici di guardare bene sotto se non c'è qualche cavo rotto. Abbiamo controllato tutti i fusibili, speriamo bene. Vado a prendere il pullman per l'aeroporto. Eccola la valigia ed eccoci arrivati al van. Sono entrato dal meccanico che sta facendo tutti i lavori, l'ha sollevato e pare che il problema l'abbiamo trovato. Lui è il nostro meccanico bravissimo uruguaio. Il problema, adesso ve lo faccio vedere, riguarda la pompa con monorail, ovvero questa qui. Questa è una parte della pompa ad alta pressione che praticamente serve per dare quella pressione necessaria affinché il diesel entri negli iniettori e possa funzionare il sistema con monorail, che è alla base del nostro Ducato, che non è tanto educato, diciamo, gioco di parole. Quindi che è successo? Questo pezzo qui ha un albero, ha un alberino che praticamente si monta qui dentro e l'alberino si è praticamente rotto. Non so se a furia di accendersi o con l'usura, però fatto sta che questo è uno, se non il danno più grave che abbiamo avuto finora, è praticamente a veicolo spento. Piccola parentesi, grazie ai meccanici che mi stanno trattando veramente bene. Finalmente un bel benvenuto qui in Sud America. Mi hanno pure offerto un asado, ho mangiato carne con loro in pausa pranzo dopo essere tornato da prendere la valigia. E adesso a fuoco sul van, perché dobbiamo smontare il pezzo completo, perché bisogna trovare il codice del prodotto e poi iniziare a cercarlo, o in Brasile o in Argentina o qui, oppure farselo spedire dall'Italia. Intanto qui è venerdì pomeriggio e gli altri meccanici stanno aspettando un camion da smontare. Sono tipo le 4 e sono tutti lì a chiacchierare. Hanno bevuto 6 litri di Coca-Cola in 5 e hanno mangiato tonnellate di carne e stanno ridendo da stamattina. Bello lavorare in Uruguay. Intanto che i meccanici smontano tutto, io sto facendo anche il mio, pulendo più pezzi possibili perché sono tutti incrostati dal tempo. Questo per esempio è il tensore della cinghia servizi. Italia! Oh, ma arriva Italia! Ragazzi, lui è il capo dell'officina. Eres jefe, verdad? Sì. È il numero uno. E non ci farà pagare niente. È il numero uno, non mi habla in italiano che non entiendo nada. Per togliere la pompa diesel il meccanico ha dovuto rimuovere anche la cinghia di distribuzione. Sta messa abbastanza bene, per fortuna, non so se la cambieremo. Dai che ce la possiamo fare, dai che ce la possiamo fare. Non c'è tanta fretta, diciamo. Ho qualche giorno per uscire dall'Uruguay perché il permesso poi scade e vediamo come va. Questo è il giorno 2. Intanto ne approfitto anche per montare qualche pezzo del Ducato che mi sono portato dall'Italia e che era nella valigia, come la modanatura che avevamo perso in Patagonia lungo la strada. Eccola qua, quella nuova, e la metto. Bene, i meccanici se ne sono andati, mi hanno lasciato solo, mi hanno dato a disposizione
tutta questa zona qui perché il van resterà per parecchi giorni. Domani mattina vi farò un tour della mia nuova casa, casa nella casa. Questo è tutto quello che Washington, il nostro meccanico, ha tolto. Finalmente è riuscito a rimuovere la pompa common rail, dove si vede che l'albero è praticamente rotto, quello che era finito qui dentro, e qua ci sono i pezzettini, eccolo qua. Quindi da lunedì o martedì ci metteremo alla ricerca della soluzione. Le soluzioni sono due: o comprarne una nuova, probabilmente dall'Italia, oppure tentare di ripararla da un pompista qui in Uruguay. Vediamo che succede. Intanto io penso che mi andrò a cucinare dei noodles in un van che è praticamente inclinato così. Oggi dormirò inclinato. Per fortuna qui ho l'energia elettrica a cui posso attaccare i power bank, quindi che dire, ci vediamo domani e vediamo che cosa si può fare. Penso proprio che andrò avanti con tutti i lavori di restyling del van, anche sfruttando la possibilità di avere questo capannone tutto per me. Sono stati 2 giorni abbastanza difficili, ora mi devo ricaricare. I prossimi giorni saranno davvero decisivi e per riportare Nirvan in vita serviranno pazienza e lucidità. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video qui sul canale, direttamente dall'Uruguay.